Sono le 11 di sera alla stazione di Verona. Marco cammina veloce sul binario numero 3. Ha lavorato tutto il giorno in ufficio. È molto stanco e vuole tornare a casa. Guarda l'orologio grande sopra i binari. L'ultimo treno per Bologna parte alle 11:05. Marco corre, ma le porte del treno si chiudono. Il treno parte lentamente davanti ai suoi occhi. No, 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 dice Marco a voce bassa. Ha perso l'ultimo treno della giornata. Ora la stazione è quasi vuota e silenziosa. Marco si siede su una panchina fredda. Prende il telefono, ma la batteria è morta. Non può chiamare nessuno stasera. Un uomo anziano pulisce il pavimento vicino a lui. Anche tu hai perso il treno? Chiede l'uomo. Marco fa segno di sì con la testa. Il prossimo treno parte alle 6 di mattina, dice l'uomo. Marco sospira e guarda fuori dalla finestra. Fuori piove e le strade sono bagnate. Mi chiamo Giovanni, dice l'uomo con un sorriso. Io sono Marco. Che notte terribile. Giovanni si siede vicino a lui sulla panchina. Lavoro qui da 30 anni, racconta Giovanni. Ho visto molte persone perdere l'ultimo treno. E cosa fanno di solito? Chiede Marco. Alcuni aspettano, altri camminano nella città, risponde. Giovanni apre un piccolo termos e versa del caffè. Ne vuoi un po'? Fa freddo stanotte. Marco accetta e beve il caffè caldo. Grazie, davvero. Sei molto gentile. I due uomini parlano per una lunga ora. Marco racconta del suo lavoro e della sua famiglia. Ho una moglie e una figlia piccola, dice. Lavoro sempre troppo e le vedo poco. Giovanni ascolta con attenzione e non parla. Poi dice: il tempo passa veloce, ragazzo. Anch'io ho lavorato troppo quando ero giovane. Adesso mia moglie non c'è più. Marco guarda Giovanni e diventa serio. Capisce qualcosa di importante in quel momento. Forse perdere il treno non è un disastro. La pioggia si ferma verso l'una di notte. Giovanni finisce di pulire la stazione. Vieni con me, dice. C'è un piccolo bar aperto. Camminano insieme fino a un bar vicino alla stazione. Dentro fa caldo e c'è odore di pane fresco. Mangiano un panino e ridono insieme. Marco non si sente più stanco né arrabbiato. Questa notte è strana, ma bella, pensa. Alle 6 di mattina il sole sale piano. Il nuovo treno per Bologna arriva al binario 3. Marco saluta Giovanni con un forte abbraccio. Grazie per questa notte. Non la dimentico, dice. Torna a casa dalla tua famiglia, risponde Giovanni. Marco sale sul treno e trova un posto. Guarda fuori dalla finestra e sorride. Ha perso un treno, ma ha trovato un amico. E ha capito